Ragazzi, Le Mani Ultimate sta arrivando, mancano solo 8 giorni, quindi iscrivetevi al canale perché lo proveremo sia in live che poi usciranno tanti video, tutorial, setup, un macello. Da quello che abbiamo visto graficamente fa paura, anche il sound è migliorato sia all'interno dell'auto sia all'esterno dell'auto. Ci sono anche tantissime chicche spettacolari come il passaggio dalla parte elettrica alla parte diciamo a scoppio, al motore vero e proprio quando si parte dal box come nella realtà. E quindi ragazzi oggi andiamo ad analizzare l'interfaccia del gioco e l'overlay. Ferma, ma lo sai che ci sono 69.000 spettatori di ritorno che non hanno cliccato il tasto iscriviti? Dai, forza, iscrivetevi. Raga, interfaccia pulitissima, Race Weekend Online, My Profile e poi i settaggi che sono sia qui nella prima schermata che poi in alto a destra, secondo me li ritroveremo in tutte le pagine. Il profilo personale, quindi nome e cognome, con driver rank e safety rank in alto a destra. Anche qui un doppione però, profile lì e profile, my profile qua in basso a sinistra. Diciamo che con questi doppioni non ci siamo. Bellissima anche questa P2 messa di traverso così. Chissà se queste immagini cambieranno in base magari all'ultima auto che abbiamo scelto, vedremo. E poi la schermata successiva, una volta che si entra nel Race Weekend, è questa qua, raga, guarda che grafica pazzesca. Le 4 sezioni, quindi prima la scelta del circuito e come vedete ci sono tutti e 7 circuiti della stagione 2023, poi la scelta della categoria di auto, guardate che pulizia, tac che vi spiega magari qualche cosina sulle differenze che ci sono tra Hypercar, P2 e GTE e qua si va alla scelta dell'auto vera e propria e però la storia della livrea mi sa che non è cambiata. Allora speriamo che sia cambiata la storia di sta livrea maledetta perché su Air Factor 2 ogni qualvolta si andava a cambiare la livrea della macchina in realtà non si cambiava la livrea ma si cambiava la macchina. È un po' particolare come concetto questo qui, cioè non so quale motivo li ha spinti a fare questa scelta. Il problema era che se andavi a selezionare un'auto di un colore che ti piaceva, andavi a sistemarti poi il FOV e il force feedback, quest'ultimi rimanevano memorizzati su quel colore di auto che avevi scelto proprio perché quella non è una livrea ma era proprio un'auto. Il problema era che quando si andava a selezionare un'altra livrea si andavano a perdere tutti i settaggi che si erano fatti sull'altra. Ora questa cosa l'hanno sistemata, ovvero che la macchina è una e le livree sono tante? Vedremo. E qua andiamo all'event settings dove veramente secondo me hanno fatto un lavoro eccezionale di pulizia perché non so se avete mai provato a farvi un evento in single player su Air Factor 2 la confusione per riuscire a fare una gara in single player era incredibile. Guardate qua che pulizia, vi selezionate se volete fare solamente la pratica e quanto deve essere lunga, il meteo magari cliccandoci dentro si può andare a sistemare il meteo, la qualifica la stessa cosa se volete disabilitarla o meno e si va avanti. Qui la scelta del multiclasse se si vuole mettere magari tutte e tre le categorie di auto o selezionarne magari solo una, quanto deve durare l'evento, cioè è veramente facile e poi via, start Race Weekend. Ma che grandi, ma che pulizia, bravissimi. Passiamo adesso all'interfaccia in game. Cosa hanno combinato? Allora, innanzitutto qui ci dicono che hanno provato questo giro con la Cadillac, è stato fatto con il Fanatec da 5 Nm e guardando gli input devo dire che chi sta guidando sente veramente la macchina. Cioè si capisce proprio dal controsterzo che dà, vedete? Quindi sente proprio anche con 5 Nm, col DD, tantissime sensazioni. Vedete come ha contrasterzato qui? Però andiamo a mettere un attimo in pausa perché ci sono alcune cose da considerare. In alto a sinistra troviamo la classifica generale con il tempo diciamo che manca al termine della gara. In basso a sinistra invece c'è questa finestrella con tante piccole iconcine. Questa finestrella qui ci dà il relative, ma queste iconcine qua io sono quasi sicuro che servono a cambiare le pagine di questa finestra. Magari mettere la pagina dove c'è la benzina per regolare eventualmente tutto quello che riguarda il pit, la pagina dove c'è il fulmine per andare a gestire la batteria, dove c'è il cronometro potrebbe essere la pagina dei tempi, dove c'è la gomma potrebbe essere l'analisi della gomma. Cioè sono veramente curioso di capire che cosa hanno combinato questi perché il problema principale di Air Factor 2 era veramente l'HUD in game che non aveva significato di esistere, lasciamo perdere proprio. E mentre qui vedo che c'è stato un grandissimo lavoro sia di pulizia che di informazioni. Ecco, però già vedo che mi manca il radar. È necessario averlo? Si può abilitare, si può disattivare perché non dobbiamo cadere poi di nuovo in programmi esterni come Simab, RaceLab eccetera eccetera perché la gente vuole giocare, clicco e gioco, cioè non voglio mettermi a scaricare 50.000 programmi, che è stato questo il problema principale per il quale il 90% delle persone hanno abbandonato Air Factor 2. Devo dire ragazzi che qua c'è veramente di tutto.
Quindi in basso a destra troviamo tutto quello che riguarda, diciamo, il cruscotto, le gomme, la velocità, la batteria, la benzina, la temperatura dell'olio e dell'acqua, quanta batteria c'è ancora residua, tanta roba. Però mancano le temperature dei dischi, le temperature delle gomme e il consumo della gomma. Ci saranno state lamentele su Air Factor e qui le hanno tolte, saranno nascoste su questa finestrella qui a sinistra, vedremo. In alto a destra invece c'è la parte dedicata a quello che sono i tempi, quindi il best, l'ultimo tempo, il current, e poi i 3 settori, e infine il delta. Per esempio in questo momento siamo 730 millesimi in ritardo dal giro precedente. E poi se andiamo avanti possiamo vedere come è stato un lavoro bellissimo, secondo me, intanto di definizione, perché il problema anche dei cruscotti di Air Factor 2 era che erano sbiaditi e quindi le informazioni erano veramente complicate da leggere. Qui, cioè, ragazzi, i numeri si leggono perfettamente. Un domani se implementano il VR, chi va a guardarsi il volante, cioè, gode con tutti questi numeri ben leggibili così. Cioè, abbiamo una serie di informazioni che è impressionante. Abbiamo i 3TC, abbiamo il best, abbiamo il delta, la mappa. Questa verde è la scarica e la carica della batteria. Guardate, in frenata si ricarica, era al 67% e ce la siamo ritrovata al 74%, e poi sul rettilineo di nuovo la batteria si scarica, perché qua siamo sulla Cadillac che ha anche la parte ibrida, quindi sto motore elettrico che spinge. Ora sto notando adesso questi 4 numerini intorno al cambio marcia dovrebbero essere la temperatura dei dischi del freno, ok? Quindi questo dato ce l'abbiamo, e quest'altra in basso, per intenderci 73, 62, 71 e 75, dovrebbero essere la temperatura delle gomme, mentre questi altri numeri, non vorrei sbagliarmi, dovrebbero essere i kilopascal, quindi la pressione della gomma in kilopascal. Cioè, vedete ragazzi quante informazioni, incredibile, veramente uno spettacolo sto Le Mans Ultimate. Più sto qua sopra e più trovo altre informazioni. Altra figata che hanno migliorato tantissimo è il braccio della visuale interna, che non copre più come Air Factor, diciamo, tutta la parte di sinistra, cioè si vedeva proprio il gomito che andava a coprire la visuale, bruttissimo. Quindi vedete come sta adesso, bello cucito, e si vede solamente l'avambraccio. Veramente figo, ragazzi, cioè, qua hanno fatto un lavoro che è spettacolare. Ed infine ragazzi parliamo un pochino anche della grafica e del sound, che secondo me sono stati rivisti ma da paura, cioè effetti grafici di notte, di giorno, con la pioggia, cioè questi hanno fatto un lavoro spettacolare. Quindi le premesse, ragazzi, per avere un simulatore al top ci sono tutte. Fisica di Air Factor 2, grafica di ultima generazione, effetti di luce bellissimi, nitidezza nelle scritte, cioè che cosa vogliamo di più? Quindi ragazzi non ci resta che aspettare giorno 20 che esca Le Mans Ultimate. Ovviamente neanche ve lo dico che al day one lo prenderò, cercherò di fare una live immediatamente sul canale Viola e poi di portarvi subito dei contenuti. E quindi detto ciò, che faccio? Abbandono Air Factor 2? No ragazzi, sono due cose totalmente differenti. Su Air Factor 2 mi rimangono le BTCC, mi rimane la Porsche Cup, mi rimangono le LMP3 e tante altre cose. Al momento ci sono le GT3 per esempio, che qui non ci sono, speriamo che poi vengano implementate nella stagione 2024, ma sicuramente mi dovrò dividere, perché Le Mans Ultimate sarà un titolo strepitoso. Andremo a vedere ormai quello che sarà poi tra 8 giorni l'uscita, quindi la parte online, quindi iscrivetevi al canale ragazzi, e noi come sempre ci vediamo in pista, ma sulle Mans Ultimate.